Questa recensione andrebbe fatta così, bisbigliando senza fare alcun rumore, perché anche calpestare una foglia secca potrebbe costarvi la vita. Sviluppato da Stormind Games, A Quiet Place: The Road Ahead è uscito il 17 ottobre, proponendo la prima esperienza videoludica basata sulla serie di film omonimi. Per chi non conoscesse i film, parliamo di un mondo piombato in una sorta di apocalisse, a causa dell'arrivo di creature mostruose dallo spazio che cacciano usando il loro acutissimo udito, un po' come i pipistrelli, se non fosse che questi mostri sono grandi e pesanti come camion e sono velocissimi. Adesso possiamo vivere l'esperienza di un'esistenza passata a bisbigliare, camminare scalzi e dover creare sentieri gettando sabbia sulla quale camminare per non fare rumore, direttamente sulle nostre piattaforme da gioco preferite. E se siete amanti dello stealth survival, cioè quel genere in cui l'unica arma che avete è nascondervi, perché non potete usare armi per difendervi, per intenderci, un po' come Alien Isolation, beh, tenetevi forte perché A Quiet Place: The Road Ahead potrebbe entrare tra i vostri giochi preferiti, a mettere a dura prova le vostre abilità nel nascondervi e muovervi silenziosamente. Mi raccomando, gentaglie, questa volta senza cantare, urlare o senza fare baldoria. Mollate delicatamente gli ormeggi, issate lentamente le vele e salpiamo alla scoperta di A Quiet Place: The Road Ahead in questa recensione. Salpiamo. Bene, ci siamo allontanati abbastanza per poter parlare normalmente. Parliamo della storia e come sempre non ci saranno spoiler. La prima fase di tutorial ci racconta già qualcosa della protagonista e del suo fidanzato Martin, ma soprattutto della madre di Martin che odia Alex, la protagonista, perché in un'occasione che vedrete più in là durante un flashback, Alex causa accidentalmente la morte del fratello di Martin e per questo Laura ce l'ha a morte con lei. Alla fine della parte introduttiva del gioco, che è piuttosto lunga e interessante, che non è il solito banale tutorial, ma un vero e proprio prologo, Alex resta incastrata in un tronco nel tentativo di liberarsi, fa troppo rumore e una creatura si avventa contro di lei. A questo punto Martin, per salvarle la vita, attira l'attenzione del mostro su di sé e crepa malissimo. La storia riprende qualche giorno dopo in un ospedale trasformato in rifugio, dove Alex vive con suo padre e altre persone, tra cui Laura, la donna che ce l'ha a morte con lei. Alex però ha due piccolissimi problemi. È incinta di pochissimi mesi e soffre d'asma, cosa che durante i momenti di panico le causano respiro affannoso, quindi colpi di tosse incontrollabili, e praticamente è la situazione fisica perfetta per sopravvivere in un mondo in cui non devi fare nessun rumore. Questa caratteristica di Alex non è solo un elemento che caratterizza il personaggio, ma influisce sul gameplay. Anzi, ancora di più, è proprio una meccanica di gioco. Sì, perché quando Alex si stanca, ha paura, si mette in ansia, per la presenza delle creature vicine o per altro, subisce un aumento dei battiti cardiaci e quindi aumenta la respirazione, cosa che già da sola viene percepita dai mostri. Come se non bastasse, quando il livello d'ansia o i battiti o la respirazione aumentano troppo, Alex ha un vero e proprio attacco d'asma che deve essere gestito con una specie di quick time event. Premendo un tasto al momento giusto si possono soffocare i colpi di tosse causati dall'asma e, in caso non si riuscisse, è praticamente certo che si muore nel giro di pochi secondi. Anche se la tosse viene gestita, però questo non risolve la situazione, perché comunque bisogna bloccare l'attacco d'asma, cosa possibile attraverso degli inalatori che si trovano in giro. Ma poteva essere una cosa così semplice? Ma certo che no, perché l'inalatore, quando viene utilizzato, fa rumore che viene percepito dalle creature. È possibile sfuggire ai mostri anche quando ci sentono, ma solo in casi particolari per dovere di storia. Oppure, per esempio, quando facciamo un rumore e la creatura non è esattamente nello stesso luogo in cui ci troviamo e deve arrivare, per esempio, da un'area vicina. Quindi inizialmente sentirà il rumore, raggiunge il luogo in cui abbiamo fatto rumore, ma non sa esattamente dove ci troviamo e quindi inizierà a cercare. In tutto questo poi non possiamo correre per fuggire e lasciare il luogo, perché i passi causano rumore. Per metterci al sicuro dobbiamo muoverci piano, non urtare nessun oggetto intorno a noi, perché questi
fanno rumore cadendo oppure addirittura venendo calciati, e se la creatura è proprio lì mentre succede una cosa del genere, questo già basterà per fargli fare un balzo velocissimo su di noi e sarà la fine. Anche l'esplorazione deve essere fatta in silenzio e con attenzione. Aprire porte e cassetti troppo velocemente fa rumore, anche aprire grimaldelli e lucchetti, camminare sui detriti, sulle foglie secche, le pozzanghere, oppure camminare troppo velocemente sul pavimento normale. Insomma, tutto è studiato per farci fare rumore con ogni singola azione che compiamo. Più facciamo rumore, più le creature ci braccano, più ci viene l'ansia, più si concretizza la possibilità di avere un attacco d'asma. Cazzo, mi sta venendo l'ansia solo a raccontarlo. Ma non è tutto negativo, perché ricordate che ci troviamo in un mondo dove i sopravvissuti hanno già imparato un po' ad avere a che fare con questi mostri. Sanno che sono ciechi e che hanno un udito molto sviluppato e quindi hanno imparato a usare alcuni stratagemmi per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza. Nel primo film, per esempio, camminavano scalzi, cosa che non è risultata propriamente efficace quando la protagonista si ficca un chiodo su per il piede. Qui invece noterete dei sentieri di colore chiaro che inizialmente sembrano delle indicazioni da parte del gioco, come dire vai qui, un po' come la vernice gialla che fa capire a volte dove potersi arrampicare, che per inciso c'è anche qui, anche se si può disattivare dalle impostazioni, però quella sul pavimento è sabbia. I sopravvissuti hanno capito che andare in giro con dei sacchi di sabbia e tracciare sentieri sul pavimento sui quali camminare, lasciandoli anche per altri sopravvissuti, quindi se volete fare piano farete meglio a seguire questi sentieri, ma a vostro rischio sarete liberi di esplorare ovunque vorrete. Hanno capito anche che il rumore di fondo o il rumore ambientale copre i rumori che facciamo noi, quindi una cascata, un corso d'acqua, la pioggia, il vento tra gli alberi, eccetera. Questo e molto altro crea rumore di fondo che spesso ci aiuta a procedere con maggiore sicurezza. Per capire se ci stiamo muovendo all'interno del limite dei decibel del rumore ambientale, Alex ha costruito un fonometro, che sarebbe uno strumento che misura il rumore ambientale e quello prodotto da noi. Quindi, grazie a questo dispositivo, possiamo sapere quanto rumore stiamo facendo e se lo stiamo facendo all'interno del limite consentito. Faccio presente solo un piccolo dettaglio che mi ha lasciato un po' perplesso. In alcuni momenti, per poter proseguire, dovrete o evitare di passare su superfici rumorose, oppure potrete prendere e spostare grandi e piccoli oggetti, come bidoni metallici e simili, per poter passare così senza urtarli. Roba fighissima, no? Ecco, peccato che solo alcuni di questi oggetti possono essere spostati, mentre altri no. Perché? E ancora, perché quando trovo una pietra, una dannatissima lattina o uno di quei fottutissimi oggetti che si trovano continuamente sul pavimento e che si tiro un calcio mentre cammino fanno rumore, non posso però prenderli per lanciarli per creare un diversivo, ma posso solo lanciare mattoni gialli e bottiglie di vetro? Perché questa selezione di oggetti lanciabili? Infine il gioco supporta il riconoscimento vocale, cioè potete collegare un microfono e i mostri sentiranno la vostra voce e rumori di fondo intorno a voi, ma a parte per la creazione di contenuti divertenti, come delle dirette oppure dei gameplay in cui si gioca mentre si parla, fra l'altro tirandoci un calcio da soli nei coglioni, non vedo per quale altro motivo un giocatore durante una storia da giocare in single player senza neanche la cooperativa dovrebbe parlare mentre gioca per cazzi suoi. L'ho provata, funziona molto bene, è stupefacente il modo in cui le creature reagiscono alla nostra voce, vi invito a farlo perché è divertente, ma ripeto, perché dovrei farlo? A Quiet Place: The Road Ahead è realizzato in Unreal Engine, quindi il comparto grafico è realistico, con un'ottima gestione di luci, ombre, ambienti e personaggi molto dettagliati, anche se le animazioni, soprattutto le espressioni dei volti, mi sanno di titolo di qualche annetto fa. Niente di speciale per quanto riguarda i vari personaggi, mentre i modelli delle creature sono davvero ben realizzati e anzi, per la prima volta li possiamo vedere proprio davanti ai nostri occhi con dovizia di particolari.
particolari, visto che nei film, sia perché sono molto veloci, sia perché si nascondono continuamente, non c'è mai l'immagine di una creatura che faccia capire esattamente come sono fatti. Qui invece abbiamo addirittura una galleria con dei modelli 3D che ci consente di esaminarli in tutto il loro orrore, anche quando aprono la faccia per aumentare la loro capacità di percezione dei rumori. Mi sono piaciuti molto gli effetti luminosi e i riflessi, soprattutto quelli sull'acqua e le superfici metalliche. La durata di questa avventura non è determinata tanto dalla sua effettiva lunghezza, ma dal fatto che ci dovremo muovere pianissimo e non ci saranno molte parti in cui si potrà accelerare il passo. Sappiate che A Quiet Place è un horror survival stealth, un po' come Alien Isolation, dove tuttavia non ci saranno momenti di azione in cui per esempio si spara oppure si abbrustoliscono gli xenomorfi con un lanciafiamme. Le creature ci braccheranno proprio come gli alieni dalla testa oblunga e l'alito acido, ma non ci saranno occasioni in cui potremo darcela a gambe levate, anche perché correre ci porta non solo a fare rumore, ma verso attacchi d'asma. Lentezza e pazienza, queste sono le parole d'ordine da tenere a mente. Ci sono anche dei collezionabili da trovare, che non sono semplici oggetti da collezione, ma attribuiscono dei crediti che servono ad acquistare degli extra, come per esempio modelli 3D dei personaggi, disegni dei progetti di ambienti e modelli, eccetera, quindi hanno anche un'utilità. Tuttavia non ci sono strade alternative o scelte multiple da fare durante il gioco, quindi la durata complessiva è limitata tra le 10 e le 12 ore al massimo. A Quiet Place: The Road Ahead ha sicuramente il comparto audio migliore che abbia mai visto in un gioco, ed è normale che sia così, visto che il suo gameplay si basa sul suono. Giocato con un buon paio di cuffie è praticamente come il pollo arrosto con le patatine, cioè da soli sono buoni, ma insieme danno il massimo. La storia, vabbè, è un pretesto per andare avanti, non si discosta tanto dalle storie degli altri film. Fuggi da qui, recati lì, spostati da qui per andare lì, eccetera. L'inizio è una bomba e l'impronta cinematografica onnipresente ve lo farà vivere piuttosto come un film interattivo. Alcuni bug e glitch grafici che ho incontrato sembrano essere già stati risolti con una patch del giorno dopo dell'uscita. Anche prima era ben ottimizzato, tanto da farmelo giocare a dettagli alti con tanto di ray tracing attivo senza nessun problema, e anche la scheda grafica era piuttosto silenziosa per tutto il tempo. Insomma, questo gioco è fatto per fare stare in silenzio anche le schede grafiche. Ho odiato il non poter utilizzare tutti gli oggetti intorno a me per poter creare dei diversivi e distrarre le creature. Dico, sti cazzo di mostri cacciano col suono, bene, allora prendo una qualsiasi cosa mi trovo a portata di mano, la lancio e me la tolgo dalle palle. Invece no, devo stare lì in silenzio a drogare di inalatori per l'asma, muovermi come un bradipo aspettando che quel cesso se ne vada via, oppure devo sperare che intorno a me ci sia un mattone giallo o una bottiglia da poter lanciare, perché gli altri oggetti non sono lanciabili. Tra gli aspetti positivi, il miglior comparto audio che abbia mai visto, uno stealth puro in cui il silenzio è determinante per la vostra sopravvivenza, e l'ambientazione che rispecchia perfettamente quella dei film. Tra gli aspetti negativi, qualche glitch grafico dovuto all'anti-alias, che, ripeto, dovrebbe già essere risolto, un po' troppo lineare e non rigiocabile. E voglio lanciare anche quelle cazzo di lattine! Ok, siamo giunti alla fine di questo viaggio, grazie per essere rimasti a bordo fino alla fine, ma adesso dobbiamo fare silenzio. Vi ricordo che se volete acquistare A Quiet Place: The Road Ahead a prezzo scontato, potete farlo usando il link che vi lascio nel primo commento e in descrizione. Trovate il mio link Instant Gaming per l'acquisto di chiavi di gioco anche appena usciti, a prezzi scontati. E supportate la baia lasciando qualche doblone, ma non mollateli così, non fateli cadere, depositateli delicatamente. Fatemi sapere tra i commenti, senza fare rumore, mi raccomando, se ci state giocando e se vi sta piacendo. A me tanto. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto, marmaglia. Shh, oddio, c'è qualcosa. Ho ho!